Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci, in formato video, dove io personalmente vi leggerò i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco. Almeida Farmaceutici Cabir SRL. Ultimo aggiornamento. 17 settembre 2021. Cos'è Almeida? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Assumere Almeida durante la gravidanza e l'allattamento. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Effetti indesiderati. Sovradosaggio. Proprietà farmacodinamiche. Proprietà farmacocinetiche. Dati preclinici di sicurezza. Elenco degli eccipienti. Farmaci equivalenti. Farmaci esteri. Cos'è Almeida? Almeida è un farmaco a base del principio attivo salbutamolo più ipratropio bromuro, appartenente alla categoria degli adrenergici respiratori e nello specifico adrenergici in associazione con anticolinergici, incluse triple associazioni con corticosteroidi. È commercializzato in Italia dall'azienda Farmaceutici Cabir SRL. Almeida può essere prescritto con ricetta RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Confezioni. Almeida 0,375% più 0,075% Soluz. Da Nebuliz. Uso orale 1 flacone 15 ml. Almeida 1,875 mg barra 0,5 ml più 0,375 mg barra 0,5 ml Soluz. Da Nebuliz. Uso orale FLAC. 30 monodose. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Titolare. IBN Savio SRL. Concessionario. Farmaceutici Cabir SRL. Ricetta. RR. Medicinali soggetti a prescrizione medica. Classe A. Principio attivo. Salbutamolo più ipratropio bromuro. Gruppo terapeutico. Adrenergici respiratori. Forma farmaceutica. Aerosol. Indicazioni. Trattamento dell'asma bronchiale e della broncopatia ostruttiva con componente asmatica, quando sia indicato associare un anticolinergico al beta-adrenergico. Posologia. Uso con nebulizzatori adulti. Per inalazione con nebulizzatori elettrici, per uso ambulatoriale o domiciliare. Diluire 5 gocce con 2 ml di acqua distillata o soluzione fisiologica sterile. Durata della nebulizzazione 10-15 minuti, da ripetere 2-3 volte al giorno. Per inalazione con respiratori elettrici, intermittent positive pressure breathing, per uso ospedaliero. È possibile diluire 2 gocce con 1 ml acqua distillata o con soluzione fisiologica sterile. Effettuare 6 ispirazioni. In alternativa, diluire 2 gocce con 5 ml. Durata inalazione 2 minuti. Oppure diluire 1 goccia con 5 ml. Durata inalazione 10 minuti. Bambini. Dosi proporzionalmente ridotte, anche in funzione della sintomatologia. Uso orale. Si consiglia l'uso di Almeida diluito con acqua, anche zuccherata. Adulti. 10 gocce, 3-4 volte al giorno. Bambini. A giudizio del medico indicativamente. Lattanti da 1 a 3 mesi. 1-3 gocce 2-3 volte al giorno. Lattanti da 3 a 12 mesi. 2-4 gocce 2-3 volte al giorno. Bambini da 1 a 3 anni. 3-5 gocce 2-3 volte al giorno. Bambini da 3 a 6 anni. 4-6 gocce 2-3 volte al giorno. Bambini da 6 a 12 anni. 5-7 gocce 2-3 volte al giorno. Controindicazioni. Ipersensibilità ai principi attivi o ad uno degli eccipienti. Cardiopatie gravi. Glaucoma. Ipertrofia prostatica. Sindromi di ritenzione urinaria e di occlusione intestinale. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego. Gli agenti simpatico-mimetici devono essere usati con molta cautela in pazienti che possono essere particolarmente suscettibili ai loro effetti. Nei pazienti con malattie quali coronaropatie, aritmie, ipertensione arteriosa e NEI, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Di norma l'uso concomitante di farmaci A2, agonisti e beta bloccanti non selettivi, come il propranololo, deve essere evitato. Ipokaliemia anche grave può conseguire alla terapia con A2, agonisti, specie in caso di, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa.
Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni riportate su letteratura scientifica internazionale. Prima di prendere Almeida insieme ad altri farmaci come Azarga, Betaclar, Blocadren, Vrimocomb, Vrimonidina etimololo EG, Vrimonidina etimololo Milan, Vrintidox, Brinzolamide etimololo Accord, Brinzolamide etimololo EG, Brinzolamide etimololo Milan, Combigan, Cusot, Collirio, Cusimolol, Dortox, Dorsamox, Dorzolamide più timololo Aurobindo, Dorzolamide più timololo EG, Dorzolamide più timololo Milan Generics, Dorzolamide più timololo Pensa, Dorzolamide timololo Sandoz, Dorzolamide più timololo Zentiva, Droplacomb, Droptimol, Duotrav, Equiton, Eirobi, Gamfort, Collirio, Yalutim, Imolast, Latafix, Latanoprost più timololo Aurobindo Italia, Latanoprost più timololo EG, Latanoprost più timololo Teva Italia, Latanoprost più timololo Zentiva, Latatim, Loiada, Omchipo, Rafanix, Tanof, Tidocomb, Timod, Timogel, Timolavac, Timololo Omnivision, Timoptol, Timoptol XE, Travoprost timololo EG, Travoprost timololo Milan, Travoprost timololo Zentiva, Xalacom, Zitodor, eccetera. Chiedi al tuo medico o farmacista di fiducia di verificare che sia sicuro e non dannoso per la tua salute assumere Almeida durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere Almeida durante la gravidanza e l'allattamento? Si sconsiglia l'impiego del prodotto durante la gravidanza e l'allattamento. Vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Sebbene in casi rari, è possibile la comparsa di vertigine o di disturbi dell'accomodazione visiva. Di ciò dovrà tenere conto chi si appresta alla guida di un autoveicolo o all'impiego di macchinari. Effetti indesiderati. Gli effetti indesiderati più comunemente osservati sono mal di testa, tosse e secchezza della bocca. Poco comuni sono irritazione locale, nervosismo, nausea, vertigine, tachicardia, palpitazioni, tremori muscolari e ritenzione urinaria. Vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio. Tutti gli effetti di sovradosaggio sono probabilmente correlati al componente salbutamolo. Le manifestazioni di sovradosaggio con salbutamolo possono includere tremori muscolari e aumento della frequenza cardiaca, vedi anche 4.8. L'acidosi metabolica è stata osservata anche a causa del sovradosaggio di salbutamolo, tra cui l'acidosi lattica che è stata segnalata in associazione ad alte dosi terapeutiche così come al sovradosaggio di beta-agonisti a breve durata d'azione. Pertanto, il monitoraggio per l'elevato livello di lattato sierico e la conseguente insorgenza di acidosi metabolica, in particolare se c'è persistenza o peggioramento della tachipnea, nonostante la risoluzione di altri segni di broncospasmo come il respiro sibilante, può essere indicato come sovradosaggio. Proprietà farmacodinamiche. ATC. R03 al 02. Categoria farmacoterapeutica. Adrenergici ed altri farmaci per le sindromi ostruttive delle vie respiratorie, salbutamolo e dipratropio bromuro. I due principi attivi svolgono attività antibroncospastica con meccanismi diversi e proprietà farmacocinetiche. Dagli studi di cinetica risulta che salbutamolo viene rapidamente assorbito dal tratto gastrointestinale e in modo graduale per via inalatoria, viene escreto principalmente per via urinaria, in parte come salbutamolo, dati preclinici di sicurezza. I due principi attivi presentano, nei più comuni animali di laboratorio, tossicità acuta, subacuta e cronica molto bassa, per cui risultano ben tollerati per le vie di somministrazione impiegate in elenco degli eccipienti. Almeida 1,875 mg/0,5 ml più 0,375 mg/0,5 ml soluzione da nebulizzare per uso orale, in contenitori monodose. Acqua per preparazioni iniettabili. Almeida 0,375% più 0,075% soluzione da nebulizzare e farmaci equivalenti. I farmaci equivalenti di Almeida a base di salbutamolo più ipratropio bromuro sono Bivid, Breva, Inasal, Naos, salbutamolo e ipratropio bromuro EG, Sosaria. Fonte, foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco.
Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la Pharmamax ti sia stata utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.